Salve amici e bentornati sul canale Amico Orologiaio. Il video che oggi vi vado a presentare tratterà una bella revisione di un movimento Landero 48. Questo è un video che siete stati in tanti a chiedermelo. Bene, spero che vi piaccia. Buona visione! Cominciamo con lo smontare il bracciale. Io utilizzo l'apricasse ben affilato. Adesso tolgo il fondello. Sempre di dire togliamo, facciamo, però tiro via la vite ferma movimento. In questo caso ce n'è solo una e la mettiamo da parte. Allentiamo la vite del tiretto e sfiliamo l'albero. Per rimuovere i pulsanti bisogna rimuovere le leve che impegnano i pulsanti stessi. Per cui cominciamo, c'è un po' di cose da smontare. Ho tirato via una vite con la sua molletta e l'altra molletta, e già che ci siamo le mettiamo a lavare. Questa è una vite che si svita in senso orario, vedete? Tolta questa leva si disimpegna un pulsante ed è possibile sfilarlo. Eccola qui. E già che ci siamo laviamo anche il pulsante. Adesso svitiamo anche l'altra vite dell'altra leva che impegna il pulsante. Ecco, una volta sfilato il movimento dalla cassa, rimettiamo l'albero di carica nella sua sede, che così viene più agevole maneggiare il movimento e tutto quanto. Con il presto tolgo le lancette. Questa volta non ho usato le due leve classiche, vedete come funziona il presto? E le depositiamo nella scatoletta. Allentiamo le viti ferma quadrante e facendo leva dolcemente, stando bene attenti che venga fuori in piano, separiamo il movimento dal quadrante. Lì sono rimaste le due lancettine, una del contatore contaminuti e l'altra la lancettina dei secondi. Ruota delle ore. Adesso, sempre con il presto, levo anche il pignone calzante o chaussée, chiamatela come volete. Adesso col mio fido portamovimento da me realizzato con la stampante 3D andiamo a piazzare il movimento nel portamovimento per l'appunto e proseguiamo con lo smontaggio. Dopo aver svitato le due viti del martello di azzeramento, si rimuove il martello di azzeramento, ponte della ruota contaminuti e dei secondi cronografici. Anche qui molto delicatamente, perché bisogna stare attenti quando si tolgono questi ponti a non piegare troppo il ponte, perché se lo pieghi troppo A si può rompere la pietra, B si può rompere il perno, per cui deve venire via il più in piano possibile.
rispetto alla platina sottostante. 8080, io lo chiamo ballerino della cronografia perché è una funzione che va avanti e indietro. Questo qui è un altro tipo di presto e serve per togliere la ruota di trasmissione. Ecco, quella è quella ruota che trasmette il moto a tutto il sistema cronografico. Ecco, visto così il movimento è un classico carica manuale. Questo ponte è trattenuto semplicemente da due viti, per cui una volta rimosse le viti viene via abbastanza agevolmente. Ruota centro, ruota media, già che ci siamo gli diamo anche un'occhiata a vedere le condizioni dei pignoni, dei denti. Adesso rimuovo anche il ponte delle altre due ruote che sono rispettivamente la ruota dei secondi e la ruota a scappamento. Vedete come tengo tutto separato? Ogni ponte con le sue viti. Ruota di carica, bariletto. Apriamo il bariletto così laviamo anche la molla. L'orologio così è smontato e va al lavaggio. Vi ho risparmiato la parte del lavaggio. Una volta ritirato il cestello dal lavaggio, andiamo a riprendere tutti i vari settori. Questa volta mettiamo i ditali per non lasciare le impronte sul movimento. Prima i ditali non li avevo perché l'orologio era da lavare. L'ancorino e il bilanciere preferisco lavarli montati perché essendo parti molto delicate non voglio che sbattano in giro durante il lavaggio. Insomma, se serve dargli un'altra pulita gliela do successivamente, però preferisco preservarle da urti e da urti accidentali, insomma, che possono avvenire durante il lavaggio. Adesso ho rimesso la ruota di scappamento, ruota dei secondi, la ruota media. Andiamo a rimettere il primo ponte. Lì come al solito si mettono appena puntate le viti, si fanno combaciare i fori delle pietre coi perni delle ruote e dopodiché una volta che mi sono assicurato che i perni sono all'interno delle loro sedi, allora si può andare a stringere le viti. Qui andiamo a mettere un po' di olio di grasso nelle parti dove poi andranno i perni, in questo caso il bariletto, ruota centro, ruota angolo, perché quella ruota angolo lì bisogna lubrificarla prima perché dall'altra parte è inaccessibile. Questo qui è il ballerino della ruota contaminuti. Bisogna controllare che faccia bene la sua funzione. Avete visto? Un po' di grasso nel gioco carica.
grasso sulla ruota centro, dove poi andrà inserita la chaussée. Eccola qui. Devi fare il suo tac. Ecco, perfetto. Ruota dei minuti. Con il suo rinvio di rimessa all'ora. Copri bascola. Lubrificazione del bilanciere. Questa volta l'ho fatta per intero, così almeno vedete anche come si lubrifica un bilanciere che non ha l'incablock. Per cui si va ad aprire la racchetta, si allenta la vite ferma pitone, sfiliamo il bilanciere, controlliamo i perni, si va a svitare le due vitine nella contropietra, con uno stecco di bosso elimino qualora ce ne fosse ancora un po' di sporco, in questo caso non ce n'era però. Un goccino d'olio sulla contropietra, e si rimettono le due vitine. E così è come si lubrifica correttamente il bilanciere, o meglio le contropietre del bilanciere. Andiamo a richiudere la racchetta. E la vite ferma pitone. Ancorino, anche qui molta attenzione che il perno corrisponda al foro della pietra. Facciamo impegnare la forchetta dell'ancherino con il dente del plateau. L'orologio in questo caso riparte immediatamente. Controlliamo che la spirale sia in piano, che il bilanciere giri correttamente. Ok, questa è la contropietra del lato opposto. Dopo averla pulita e lubrificata, si rimette in sede. Andiamo avanti con il montaggio della parte cronografica ora, per cui questo qui è il famoso ballerino della cronografia.
ruota di trasmissione della cronografia, un po' un goccino d'olio sulla molletta di frizione, ruota dei contaminuti, ruota della cronografia, nei secondoni centrali ed il ponte. Qui ho velocizzato un attimino il video, eccolo qua, martello d'azzeramento, con la sua molletta l'Android 48 è un movimento alla fine della fiera che è molto semplice, però ci sono di quegli accorgimenti che se non li conosci ti fanno impazzire. Avvio, stop e azzeramento. Riproviamo. No. Andiamo avanti con la lubrificazione. Qui ho dovuto togliere l'audio del laboratorio perché mi ero dimenticato la radio accesa. E siccome non voglio che incorrere in blocchi da parte di YouTube, vi dovrete accontentare della mia voce. Andiamo avanti col montaggio. Ho rimesso l'albero, abbiamo rimesso movimento in cassa, l'albero di carica. Mettiamo la vite ferma movimento. Adesso dobbiamo andare ad allentare di nuovo le leve perché dobbiamo reinserire i pulsanti. Vi ricordate come avevo fatto all'inizio per togliere i pulsanti? Però per forza di cose, per provare la cronografia, dovevo montarli. Ma tanto è una cosa abbastanza veloce, insomma, non... togliere e rimettere due leve è una cosa molto rapida. Si fa agevolmente. Questa è la molletta di ritorno di quella levetta lì, che è quella di azzeramento. Vedete come funziona? Partenza, stop, azzeramento, stop, azzeramento. Ruota delle ore. Poi ci va la molletta talco, eccola lì. Molletta talco o è meglio chiamarla ranella talco, perché non è una molletta, è una ranella. Il quadrante. Una volta fermato il quadrante dalle sue viti, andiamo a rimettere le due lancettine. Quella è la lancetta dei contaminuti, questa è la lancettina dei secondi. Diamo anche una pulitina alle due lancette, ore e minuti. Lancetta dei secondi, del cronografo. Ci aiutiamo anche col ditino, la teniamo ferma in posizione, premiamo. Il primo mese di sport a 14,99 € invece di 29,99 € solo fino al 30 settembre per i nuovi clienti. Info e costi su nowtv.it. Now TV. Ecco, adesso
qui ho accelerato per farvi vedere quando passa nei pressi del 12 che avanza la lancetta conta minuti. Stop, azzeramento. Una volta che abbiamo verificato che tutto passa regolarmente, rimettiamo la lunetta con il vetro, mettiamo la data della revisione e l'orologio così è terminato. Adesso per altri 5 anni è a posto. Il video è terminato, se il video vi è piaciuto come al solito cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti e noi ci si vede al prossimo video. Ciao amici!